Dopo aver dato uno sguardo dall'alto alle terre rare ed alle materie prime critiche, scendiamo a vedere quanto davvero impatta la loro disponibilità sulla capacità produttiva. Io sono Francis Fanelli e questo è We Can Rise Up, un canale per aprire gli occhi su ciò che succede intorno a noi. Intendo scavare nella moltitudine di informazioni presenti nel web relativi ad uno specifico argomento per razionalizzarle e rimbalzarle in modo preciso a te che vuoi essere attento a ciò che accade. Dati sintetici, precisi, prescissi da ideologie ma capaci di costruire opinioni, per essere attenti a ciò che ci accade intorno. Tutti i settori industriali sono interessati dalle critical raw materials, dall'automobile all'IT, dall'aerospaziale alla difesa. Prendiamo ad esempio la difesa, che mai come recentemente è diventata centrale nelle cancellerie di tutto il mondo. Ricordate, vero? I dati relativi alle diverse supply chains delle diverse materie prime critiche che ho trattato nel primo post. Andate a rivederli e prendete nota. La NATO e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti non possono fare a meno di affidarsi alle catene di approvvigionamento cinese per componenti utilizzati in 1900 sistemi d'arma, comprendendo oltre 80.000 singoli componenti e mettendo a rischio il 78% dei sistemi d'arma. Un nuovo rapporto di Govini, una società di analisi dei dati della difesa, intitolato Rock to Rocket, Critical Minerals and the Trade World for National Security, avverte che la Cina domina la produzione e la lavorazione globale di 5 elementi essenziali: antimonio, gallio, germanio, tungsteno e tellurio. E questo già lo sappiamo. Il link è in descrizione. Alcuni dei sistemi più colpiti includono i cacciatorpedinieri classe Arleigh Burke, le navi d'assalto anfibie classe America, le portaerei classe Nimitz e il programma missilistico nucleare Minuteman III, ma anche visori notturni e sistemi radar. Nella precedente tabella ed in questa possiamo vedere come le materie critiche siano fondamentali nei sistemi d'arma delle diverse forze armate. Il 91,6% dei sistemi della Marina e il 61,7% dei sistemi del Corpo dei Marines dipendono da questi 5 minerali. I contratti del Dipartimento della Difesa per parti contenenti questi minerali sono cresciuti in media del 23,2% annuo dal 2010. I contratti legati al gallio sono aumentati del 41,8% all'anno. Gli aumenti sono maggiori all'interno di minerali critici specifici. I contratti per parti con gallio sono aumentati del 41,8% e la spesa per parti contenenti germanio è aumentata del 16,1% su base annua. E dopo il divieto cinese su gallio, germanio e antimonio, i prezzi dei componenti associati sono aumentati in media del 5,2%. Le parti legate al gallio hanno registrato un aumento del 6%. Oltre 43.000 diverse catene di approvvigionamento hanno un certo livello di dipendenza dalla Cina, che si estende fino a 6 livelli di fornitori, con l'88% delle catene di approvvigionamento di questi minerali che contiene almeno un fornitore cinese. Anche quando viene estratto altrove, la lavorazione avviene spesso in Cina. L'influenza della Cina si estende anche oltre le esportazioni dirette. Le sue aziende statali operano a livello globale. La Tibet Huayu in Tagikistan consolida il controllo della catena di approvvigionamento. Per il solo antimonio, l'81% del materiale utilizzato su piattaforme chiave come il missile Minuteman III e il cacciatorpediniere Arleigh Burke proviene da fonti legate alla Cina. È abbastanza? Purtroppo no. Ulteriori vulnerabilità possono essere create al nostro sistema di difesa. Dal 2024 la Cina è il leader mondiale nella produzione ed esportazione di magnesio, metallo essenziale nelle leghe di alluminio per aerei, rotori di elicotteri e scocche di missili. Per esempio, la grafite. La Cina ne controlla l'80% ed è cruciale nei sistemi di propulsione missilistica. La fluorite, che è un minerale facilmente reperibile in molte parti del mondo, ne avevo anch'io da bambino, in diversi colori, nella mia collezione di minerali, serve per le lenti di precisione, laser, semiconduttori
Ebbene, la Cina ne controlla il 62% della produzione mondiale. Se fossi un generale avrei paura. E mi chiedo, sono stati bravi loro o siamo distratti noi? Ma in Europa la distrazione comincia a venir meno, la sveglia è suonata. Ecco il discorso del febbraio 2025 di Christine Lagarde, governatrice della BCE, dal titolo Prepararsi per la frammentazione geoeconomica, nel quale dispensa di 3 preziosi consigli i governi dei Paesi membri. Indipendenza, ricostruire le catene di approvvigionamento interne con tecnologie e input critici per ridurre la dipendenza. Indispensabilità, costruire punti di forza in aree critiche indispensabili delle catene di approvvigionamento. Diversificazione, distribuire le catene di approvvigionamento tra i partner affinché nessuna singola interruzione possa paralizzare la nostra economia. Qualche giorno prima, a Washington, contemporaneamente ma lontani dai riflettori impegnati a divulgare le tensioni tra Trump e Europa sulla Groenlandia, Stati Uniti, Europa e Giappone si sono accordati per collaborare e diminuire i rischi relativi ai minerali critici. Seguite il link e leggete la dichiarazione congiunta dalla quale estraggo questa frase. Gli Stati Uniti, l'Unione Europea e il Giappone stanno ora compiendo passi significativi per aumentare la loro sicurezza economica e nazionale, rafforzando congiuntamente la resilienza nelle catene di approvvigionamento dei minerali critici. La press release è in descrizione. Bravi, mi dite di correre a casa a prendere l'ombrello, ma sono già bagnato e ho il raffreddore. We can rise up. Like, iscrizione, fai girare. Like, iscrizione, fai girare.